Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno sabato 21 giugno, San Luigi Gonzaga. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, fonte di ogni dono del cielo, che in San Luigi Gonzaga hai unito in modo mirabile l'innocenza della vita e la penitenza, per i suoi meriti e la sua intercessione fa che se non l'abbiamo imitato nell'innocenza, lo seguiamo sulla via della penitenza evangelica. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quante volte ci sentiamo tirati da due parti. Da una parte il desiderio di fare il bene, di vivere con cuore libero e autentico, dall'altra quelle piccole paure, egoismi, attaccamenti che ci frenano. Gesù ci dice con chiarezza: nessuno può servire due padroni. Non è solo una questione esterna, ma una realtà che viviamo ogni giorno dentro di noi. Quando il cuore è diviso, anche le nostre energie si disperdono. Facciamo fatica a scegliere, a mettere passione in quello che conta davvero. Restiamo fermi, bloccati, tra il desiderio di seguire il bene e la tentazione di accontentare le nostre sicurezze o comodità. Ma la bellezza della vita sta proprio nel decidere a chi vogliamo appartenere. Se scegliamo di servire il Signore, di seguire l'amore, la verità, la luce, allora il cuore si unifica. Le nostre forze, prima frammentate, si dispiegano verso qualcosa di grande. È così che la vita acquista valore. Quando smettiamo di inseguire 1000 padroni e scegliamo l'unico che ci rende davvero liberi. Oggi possiamo chiederci: cosa mi divide dentro? Quali sono quei due padroni che mi contendono il cuore? E poi avere il coraggio di scegliere ciò che dà pace, ciò che mi fa crescere, ciò che rende la mia vita piena e luminosa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E abbraccio tutti voi che vi siete già uniti alla comunità del Vangelo e voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera e di ascolto del Vangelo. E a tutti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao e abbi cura di te. Beppe! Eccolo qui. Bravo. Sei contento? Sì, sei contento, sì, dai. Bene, bravo. Preghiamo, le tue parole, dolci come il vento. Madre, ascolta il nostro cuore. Pace, speranza con il tuo amore. Mentre preghiamo uniti a te, sentiamo il paradiso scendere con te. Ascolta il nostro cuore, porta pace e speranza con il tuo amore. Maria, Madre mia, ti canto con amore. Del mio cuore, o dolce madre, mia dolce speranza. Nel tuo amore voglio restare.
Preghiera a San Luigi Gonzaga. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Luigi, tu che hai vissuto una vita di purezza e santità, dedicandoti interamente al servizio di Dio e dei tuoi fratelli, intercedi per noi presso il trono dell'Altissimo. Concedici di imitare la tua purezza di cuore e il tuo ardente amore per il Signore. Aiutaci a vivere con umiltà, riconoscendo la presenza di Dio nella nostra vita quotidiana. O San Luigi, modello di virtù, insegnaci a sacrificare i nostri desideri egoistici per il bene dei più bisognosi. Fa che possiamo trovare gioia nel servizio disinteressato. Proteggi i giovani e guidali sulla via della santità, affinché possano crescere nella fede e nell'amore per Dio. Ottienici la grazia di una vita piena di fervore e di zelo. San Luigi Gonzaga, prega per noi, affinché possiamo vivere con fedeltà la nostra vocazione cristiana e raggiungere la gioia eterna della casa del Padre. Amen. San Luigi Gonzaga, prega per noi e per il mondo intero. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi
e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti.
O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Sulla collina, nel silenzio preghiamo, le tue parole dolci come il vento. Madre, ascolta il nostro cuore, porta pace, speranza con il tuo amore. Mentre preghiamo uniti a te, sentiamo il paradiso scendere con te. Maria, ascolta il nostro cuore, porta pace, speranza con il tuo amore. Maria, Madre mia, ti canto con amore. Sei il rifugio del mio cuore, o dolce Madre, mia dolce speranza.
vieni in noi, Spirito d'amore, vieni in noi, vieni in noi, Spirito d'amore, vieni in noi, vieni in noi, Spirito d'amore. Tu sei sapienza, sei intelletto, sei consiglio, sei fortezza, sei scienza, sei pietà, sei timore di Dio. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Riempici, donaci la forza, donaci la pace. Vieni in noi, Spirito Santo, donaci l'amore, donaci la gioia. Battezza tutti con la tua potenza, rendici fratelli. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, vieni in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, vieni in noi, Spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, Spirito d'amore. Buongiorno a tutti voi fratelli e sorelle, buon fine settimana a tutti, Dio vi benedica sempre, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate i gigli del campo, non faticano e non filano.
Eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani sarà gettata nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 21 giugno 2025, memoria di San Luigi Gonzaga. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria di San Luigi Gonzaga, un giovane santo gesuita, modello di purezza, umiltà e dedizione totale a Dio. San Luigi Gonzaga è vissuto appena 23 anni, ma in quei pochi anni ha saputo vivere con un'intensità spirituale rara, scegliendo Cristo sopra ogni altra cosa, rinunciando a ricchezze, privilegi e onori. Luigi nacque in una famiglia nobile, avrebbe potuto avere tutto ciò che il mondo considera importante, il potere, il denaro, la sicurezza, ma San Luigi Gonzaga comprese molto presto ciò che anche Gesù ci insegna nel Vangelo di oggi, che non si può servire Dio e la ricchezza, e che l'unica vera sicurezza sta nell'affidarsi al Padre giorno per giorno con fede. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo, Paolo racconta una rivelazione, una sorta di esperienza mistica, e leggiamo dalla prima lettura di oggi. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa fu rapito fino al terzo cielo. Evidente, fratelli e sorelle, che qui Paolo sta parlando di se stesso, anche se con umiltà lo fa in terza persona. Ma più che sull'esperienza straordinaria, Paolo vuole portarci a riflettere sulla sua debolezza. Infatti, subito dopo, nella prima lettura, dice qualcosa che ci colpisce. Perché non montassi in superbia, mi è stata messa una spina nella carne. Vedete, fratelli e sorelle, non sappiamo esattamente di cosa si tratti, una malattia, una tentazione, una prova spirituale, ma è chiaro che è qualcosa che lo fa soffrire e che lo umilia molto. 3 volte ha pregato il Signore che questa prova gli venisse tolta e la risposta di Dio è sorprendente. Ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Carissimi fratelli e sorelle, qui siamo davanti a una verità centrale della nostra fede. La grazia non agisce nonostante la debolezza, ma attraverso di essa. Vedete, nella nostra cultura in cui dobbiamo sempre apparire forti, vincenti, sicuri, l'Apostolo Paolo ci invita a un cambio di prospettiva, quello di riconoscere le nostre fragilità non come fallimenti, ma come spazi dove Dio può entrare, ed è proprio nella ferita che passa la luce, è nel limite che si apre la porta della grazia. Pensiamo a quanto sia attuale questo oggi. Quanti portano nel cuore una spina, una malattia, una ferita, una delusione, una stanchezza esistenziale? Molto spesso vedo nelle richieste di preghiere, con i messaggi, le email che ci mandate, un grido affinché Dio ci liberi da queste spine.
Eppure, come l'Apostolo Paolo, forse il Signore ci sta dicendo: ti basta la mia grazia. Questo, fratelli e sorelle, non vuol dire che Dio non ci ascolta, ma che ci invita ad avere fiducia anche dentro quella prova, perché in quella prova, proprio come ci insegna oggi l'Apostolo Paolo, c'è una forza che non viene da noi, ma viene da Dio. Allora sopportiamo e fidiamoci di Dio e vedrete che Dio non ci abbandonerà mai, ma sarà accanto a noi sempre fino alla fine del mondo. Nel Vangelo secondo Matteo, che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, questa fiducia di cui vi ho parlato nella prima lettura trova il suo compimento nella lettura del Vangelo di oggi, dove Gesù ci invita a non preoccuparci del domani. Infatti, come dice nel Vangelo: guardate gli uccelli del cielo, osservate i gigli del campo. Questo, fratelli e sorelle, è un invito rivoluzionario. Non vuol dire che dobbiamo vivere con superficialità oppure con irresponsabilità come fanno tante persone oggi, ma che la preoccupazione ansiosa, quella che ci toglie la pace e ci fa dimenticare la presenza amorosa del Padre, è inutile e controproducente. Per questo Gesù oggi ci ricorda che Dio sa di che cosa abbiamo bisogno, ancor prima che noi glielo chiediamo. Carissimi fratelli e sorelle, tutti noi viviamo in un tempo che ci spinge all'ansia per il futuro, l'ansia economica, l'ansia climatica, politica, l'ansia per i figli, per la salute, per l'incertezza generale. Ma Gesù oggi ci dice nel Vangelo: non preoccupatevi del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Questo è un invito a fidarsi di Dio. Infatti Gesù ci dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Vedete, fratelli e sorelle, San Luigi Gonzaga ha preso sul serio queste parole del Vangelo di oggi. In un'epoca segnata da guerre, da carestie, da ingiustizie, San Luigi ha scelto di fidarsi completamente di Dio. Infatti, durante una grave epidemia a Roma, mentre assisteva i malati negli ospedali, contrasse la peste e morì giovanissimo. Ma quello che è davvero importante è che San Luigi morì felice, perché il suo cuore era già pieno di ciò che aveva cercato per tutta la vita, il regno di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, nel concludere questa mia riflessione di oggi, la parola di Dio ci insegna che la vera forza nasce dall'umiltà, la vera sicurezza nasce dalla fiducia e la vera ricchezza nasce dalla nostra relazione autentica con Dio. Come Paolo, tutti noi dobbiamo imparare a dire: quando sono debole è allora che sono forte. E come San Luigi Gonzaga dobbiamo imparare a vivere senza paura del domani, perché Dio è già nel nostro oggi ed è lì che ci aspetta con la sua grazia e con il suo immenso amore. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 21 giugno 2025, memoria di San Luigi Gonzaga.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Vieni in noi, Spirito d'amore.
spirito d'amore, vieni in noi, vieni in noi, spirito d'amore. Tu sei sapienza, sei intelletto, sei consiglio, sei fortezza, sei scienza, sei pietà, sei timore di Dio. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Riempici, donaci la forza, donaci la pace. Vieni in noi, Spirito Santo, donaci l'amore, donaci la gioia. Battezza tutti con la tua potenza, rendici fratelli. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, spirito d'amore. Vieni in noi, scendi in noi, spirito d'amore. Pensiero di Padre Pio di oggi. Lasciatevi guidare da Dio e seguite la sua volontà. In ogni difficoltà dite: Signore, sia fatta la tua volontà. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Buongiorno a tutti, sabato 21 giugno. Lo Spirito del Signore è su di me. Per questo mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri. Ma pensate che bello!
questa pagina che Gesù applica a se stesso si applica anche a noi. Anche noi abbiamo ricevuto lo Spirito del Signore, l'abbiamo ricevuto nel battesimo e poi con un supplemento nella cresima. Eppure questo Spirito che è su di noi, che abita in noi, ci spinge a portare una buona notizia, ma andare soprattutto da chi è più povero, più fragile. E quando dico questo, ci vengono senz'altro in mente dei volti, di persone che sono tristi, che sono sole, che fanno fatica e che hanno bisogno di qualcuno che si metta accanto a loro, a portare speranza, a portare gioia, a portare anche solo vicinanza, a farci compagni di viaggio. Ma che bella vocazione che abbiamo. Questo stile salva il mondo, salva la vita agli altri. Chiediamo di accorgerci che lo Spirito Santo ci chiama proprio a questo. Buona giornata. Yeah, he sets my body in motion. He knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Why do I need to be good all the portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni e del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone XIV. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me quello che hai detto».
Con Maria, donna del sì, chiediamo al Padre che anche nella nostra vita si realizzi la sua parola di salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nei principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Con Maria, donna premurosa nella carità, chiediamo al Padre di essere testimoni credibili del suo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nei principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Con Maria, Madre di Gesù, chiediamo al Padre di poter generare anche con la nostra vita la sua presenza nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è prescritto nella legge del Signore. Con Maria e Giuseppe, obbedienti alla parola del Signore, presentiamo al Padre le gioie e le fatiche del nostro essere cristiani e nell'essere fedeli alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero gaudioso: lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Maria e Giuseppe trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Un episodio strano nella vita di Maria e Giuseppe. Gesù, che si smarrisce, viene ritrovato dopo 3 giorni. Ti invochiamo, o Vergine Maria, qualora anche noi ci perdessimo nei grovigli della vita, aiutaci a ritrovare la strada, a ritrovare la meta, a trovare in Gesù il nostro punto di riferimento, affinché mai più ci possiamo smarrire nella nostra esistenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio,
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ti lodiamo, Maria, Vergine feconda, che con tuo Figlio Gesù hai aperto le porte del paradiso alla nostra umanità, fragile, sofferente e affranta, ignara del grande amore paterno di Dio per le sue creature e non sempre pronta a rispondergli con amore filiale. Ti lodiamo, Madre di Dio e Madre nostra, che ogni giorno ci soccorri nelle umane sventure del dolore, del peccato, dell'infedeltà, della prevaricazione. Come una madre sei sempre pronta a stringerci tra le tue braccia amorose. Ti lodiamo, dolce Regina dell'universo, per la mediazione di ogni grazia che ci viene da Dio. Ogni volta che ci affidiamo totalmente alla sua volontà, come tu per prima hai fatto, per poterti imitare nelle nostre vite. Ti lodiamo, Maria, scelta di Dio. Ti vogliamo lodare ora e sempre nella nostra vita, per poter godere della tua presenza nell'eternità. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Maria, Regina della Pace, Prega per noi. Santa Bernadette, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi
Lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il tema della meditazione di oggi è la comunione eucaristica. La comunione eucaristica è il dono più bello che possiamo ricevere qui su questa terra. Con la comunione Gesù si dona a noi totalmente, si fa nostro cibo, penetra nel nostro cuore e rimane realmente in noi fino a quando durano le apparenze del pane, circa un quarto d'ora. Si capisce bene come quei minuti che seguono la comunione sono i più preziosi di tutta la nostra vita. San Tommaso d'Aquino diceva che la comunione eucaristica è una trasformazione progressiva in Gesù Cristo. La comunione è l'unione più stretta, più intima che ci possa essere tra Gesù e noi. Questa unione deve poi continuare durante tutta la giornata, facendo nostri i suoi stessi pensieri e affetti e operando come farebbe Lui al nostro posto. In una delle scorse catechesi ho già parlato di Gesù come nostro cibo. Ora ci soffermiamo a illustrare gli effetti che la comunione eucaristica produce in noi. Un primo effetto già lo abbiamo accennato. Donandosi a noi, Gesù ci comunica i suoi pensieri, i suoi affetti e i suoi desideri. Si opera così quella progressiva trasformazione in Gesù di cui parlava San Tommaso d'Aquino. Se tutti noi fossimo conformi a Gesù, andremmo tutti d'accordo, perché saremmo un cuor solo, un'anima sola. Se ci sono tante divisioni e contrasti, ciò avviene perché non viviamo in comunione di intenti con Gesù. L'unione tra noi è possibile solo se saremo uniti con Lui, con Gesù. Solo Gesù è il vincolo di unità. Si racconta di Santa Chiara d'Assisi e delle sue consorelle che erano così unite tra di loro da avere in un certo senso una sola volontà. Uniformando la loro volontà a quella di Gesù, si trovavano tra di loro sempre concordi. Un altro effetto è quello di riparare alle nostre quotidiane infermità. L'Eucaristia cancella tutte le colpe veniali che con tanta facilità commettiamo ogni giorno e che a poco ci dispongono alla colpa grave. Per scontare i propri peccati, il modo migliore è quello di ricevere spesso Gesù nel nostro cuore. L'amore brucerà le pene dovute ai peccati. Inoltre, l'Eucaristia ci sostiene nella lotta contro le tentazioni e tutti i nemici dell'anima nostra. Per questo motivo, il demonio, se non riesce a farci peccare gravemente, cerca di tenerci lontani dalla comunione, o con la pigrizia o con eccessiva preoccupazione per tutto quello che dobbiamo fare, per cui non troviamo lo spazio per la preghiera, oppure con gli scrupoli. La comunione accresce in noi la grazia santificante e quindi l'amor di Dio e del prossimo. Una sola comunione ben fatta, con le dovute disposizioni, comporta un aumento di gloria in paradiso. Infine, la comunione arreca all'anima nostra un'ineffabile gioia, la gioia che solo il Signore può donare. Così scriveva San Pio da Pietrelcina al suo direttore spirituale, padre Agostino, riguardo alle consolazioni da lui provate al momento della comunione. Il Dio solo sa quante dolcezze provai. La testa e il cuore mi bruciavano, ma era un fuoco che mi faceva bene. La bocca sentiva tutta la dolcezza di quelle carni immacolate del Figlio di Dio. Quanto mi rende allegro Gesù, quanto è soave il suo spirito. Ogni mattina viene in me e riversa nel mio povero cuore tutte le effusioni della sua bontà. Come possiamo vedere, la comunione è un tesoro immenso di cui solo in paradiso scopriremo pienamente il valore. Diceva dunque San Vincenzo Ferrer:
Si trae maggior profitto da una sola comunione che da una settimana intera di digiuno a pane ed acqua. E il santo curato d'Ars affermava: mettete in una bilancia tutte le buone opere del mondo e una comunione ben fatta sarà come pesare un grano di polvere e una montagna. La comunione estende la sua efficacia non solo sulla vita presente, ma anche su quella futura. Comunicandoci, noi riceviamo il pegno della gloria futura, ovvero un anticipo di quella che sarà la beatitudine eterna. Terminiamo ora con la preghiera al Sacro Cuore. Cuore Santissimo di Gesù, fonte di ogni bene, ti adoro, ti amo, ti ringrazio e, pentito vivamente dei miei peccati, ti presento questo povero mio cuore. Rendilo umile, paziente, puro e in tutto conforme ai desideri tuoi. Proteggimi nei pericoli, consolami nelle afflizioni, concedimi la sanità del corpo e dell'anima, soccorso nelle mie necessità spirituali e materiali, la tua benedizione in tutte le mie opere e la grazia di una santa morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledenzi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura.
La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico, austro-ungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco. Da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Pachita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione, e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Pachita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente, a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi, e Dio lo chiamava il Paron, e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città, che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire, perché si sente, si sa, quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Pachita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. All'inizio di questa celebrazione invochiamo con fiducia la misericordia di Dio su di noi. Chiediamo il perdono dei nostri peccati, perché purificati possiamo partecipare degnamente di questo santo mistero. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ti conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Questa messa c'è l'intenzioni e offerenti. O Dio, fonte di ogni dono del cielo, che in San Luigi Gonzaga hai unito in modo mirabile l'innocenza della vita e la penitenza per i suoi meriti e la sua intercessione, fa che, se non l'abbiamo imitato nell'innocenza, lo seguiamo sulla via della penitenza evangelica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se bisogna vantarsi, ma non conviene, verrò tuttavia alle visioni e alle rivelazioni del Signore. So che un uomo in Cristo, 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest'uomo, se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare. Di lui io mi vanterò. Di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi non sarei insensato, direi solo la verità, ma evito di farlo perché nessuno mi giudichi più di quello che vede o sente da me e per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Per questo, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Parola di Dio. Gustate e vedete com'è buono il Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Temete il Signore e i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene. Venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che desidera la vita e ama i giorni in cui vedere il bene? Vedete com'è buono il Signore.
Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo. Non faticano, non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio vesti così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, genti di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio ci presenta un itinerario molto importante nel cammino della vera vita. E il primo punto è quello di essere consapevoli che dobbiamo avere la grazia di Dio, e questa grazia basta perché conduce alla vita. Ma non possiamo avere un cuore diviso. Nessuno può servire due padroni, diceva il Vangelo. Non potete servire Dio e il denaro. Gesù non demonizza il denaro in sé, smaschera la pretesa di diventare il denaro il nostro pane quotidiano, cioè ciò in cui riponiamo la fede. La ricchezza offerta come salvezza esige schiavitù e il Padre chiede soltanto fiducia liberante. Dobbiamo chiedere a Dio: sciogli in noi il nodo della paura, ridonna i nostri tesori, rischiari il nostro sguardo, libera il nostro domani. Sciogli le nostre catene invisibili che aprigiona il nostro cuore, e che il cuore non dipenda da ciò che possiedi, ma da colui
che lo possiedi. Perché la logica della creatura libera è quella di manifestare la grazia di Dio. Guardate i cieli, osservate i gigli, non seminano né filano e tuttavia vivono di splendori e di pani, perché inseriti in un ecosistema di provvidenza. Se Dio cura l'erba che domani brucerà nel forno, quanto più si prenderà cura di noi che portiamo la sua immagine. L'ansia è orfana, la fede è filiale. E dopo a ciascun giorno basta la sua grazia. 3 volte Gesù ripete: non preoccupatevi, chiudendo con la massima per l'anima: il domani avrà già le sue inquietudini. Preoccuparsi significa vivere un passo avanti alla vita e perdere il sacramento degli istanti. Occuparsi invece è abitare il presente dove il regno ci visita. Questa è la nostra speranza, questa è la vera fede, questo è il cammino del vero amore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi, o Signore, che sull'esempio di San Luigi partecipiamo al banchetto del cielo, sempre rivestiti dell'abito nuziale, per ricevere l'abbondanza della tua grazia con la comunione a questo mistero. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quando hai creato con sapienza e provvidenti continua ad operare in mezzo a noi. Un tempo con mano potente e braccio teso guidassi Israele, il tuo popolo, attraverso il deserto. Oggi, con la forza dello Spirito Santo, accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo e la conduci nei sentieri del tempo, alla gioia eterna del tuo regno, per Cristo Signore nostro. Per questi doni di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Il Signore, Dio dell'universo, Hosanna, Hosanna.
Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. O colui chi viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli come un tempo ai discepoli ci sveglia il senso delle scritture, spezza i pani per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare i pani e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando i memoriali di Cristo tuo Figlio, il nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore, fino al giorno della sua venuta. E ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ti ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo Spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuliano, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e con l'intero tuo popolo diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Martiri, Santa Giuseppina Bacchita, San Luigi Gonzaga e tutti i santi, per Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, in onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo insieme come il Signore ha insegnato.
Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li remettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati l'invitata alla cena dell'agnello.
Preghiamo. O Signore, che ti hai nutriti con i pani degli angeli, fa che ti serviamo con purezza di vita e sull'esempio di San Luigi viviamo in perenne rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. O Dio, Padre di misericordia, che ci hai donato Santa Giuseppina Bakhita, quale sorella universale, evangelico modello di fedi semplici e di operosa carità, anche a noi la volontà di credere ed amare secondo il Vangelo, ed esaudisci le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Affidiamo alla Madonna la pace nel mondo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
Bentrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trapi Meteo, con la nuova settimana che vedrà un campo di alta pressione rinforzarsi sul Mediterraneo centrale, sull'Italia, con tempo generalmente assolato, cielo sereno poco nuvoloso, a parte dei temporali di calore del pomeriggio sull'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Tornerà anche a farsi sentire il caldo in accentuazione, verso metà settimana addirittura supereremo i 35 gradi al centro-sud sulle aree interne, 34-35 gradi anche al nord Italia. Da capire se dopo metà settimana un minimo di bassa pressione possa riattivare dei temporali un po' più diffusi, almeno al centro-nord. Gli aggiornamenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trapi Meteo oppure articoli sul nostro sito web. Buonasera gentili telespettatori e benvenuti al TG. La stagione turistica di quest'anno sulla costa adriatica croata non è iniziata nel migliore dei modi. Nel mese di maggio infatti la Croazia ha registrato un calo del 5% negli arrivi e ancor più significativo una diminuzione del 14% nei pernottamenti rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Abbiamo verificato qual è la situazione nella città più grande dell'Istria. La stagione turistica 2025 in Croazia è iniziata con un afflusso più debole rispetto allo scorso anno. Il colpo più duro è arrivato dal mercato tedesco, da decenni il più fedele tra i nostri ospiti. Nel mese scorso, sulla costa orientale dell'Adriatico, si è registrata la presenza di circa la metà dei turisti tedeschi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel maggio 2024 i turisti tedeschi rappresentavano circa il 30% di tutti i pernottamenti, mentre quest'anno la loro quota è scesa drasticamente al 16,5%. Abbiamo parlato dell'andamento turistico a Pola con la direttrice dell'ente per il turismo della città. Il mese di maggio non è stato dei migliori per vari motivi. Uno dei principali è lo spostamento delle festività del Corpus Dei e del Pentecoste nei mesi di giugno, mentre l'anno scorso cadevano a maggio. Un altro fattore è stato il tempo instabile, con piogge e condizioni meteorologiche sfavorevoli. Sappiamo che maggio è ancora bassa stagione e molti turisti decidono all'ultimo momento, scegliendo destinazioni dove il tempo è bello e ci si può rilassare. Tuttavia osserviamo che l'inizio di giugno ha segnato un aumento del 15%,
proprio grazie allo spostamento delle festività, per cui speriamo che giugno possa compensare le perdite di maggio. Anche i primi 4 mesi dell'anno sono stati positivi, sempre a causa dello spostamento delle festività. In questo caso la Pasqua è caduta più tardi, con un tempo più mite e favorevole, il che ha portato a un maggior numero di visitatori. Ci sono cambiamenti nella composizione nazionale dei turisti a Pola? Nel mese di maggio si è registrato un forte calo dei turisti tedeschi, ma anche degli altri provenienti dall'Europa occidentale, proprio perché viaggiano tradizionalmente durante quelle festività. E dato che quest'anno sono slittate da maggio a giugno, si è verificata una flessione evidente. Inoltre non si può ignorare la crisi in Germania, ma direi che l'intera Europa è toccata da situazioni economiche, politiche e di altro genere. Ciò nonostante, vediamo che i primi 12 giorni di giugno sono già in crescita e speriamo che questa tendenza positiva prosegua. I dati relativi al mese di maggio mostrano che a Pola sono stati registrati quasi 140.000 pernottamenti, il che rappresenta un calo del 22% rispetto al maggio 2024. I turisti tedeschi continuano a essere quelli con il maggior numero di pernottamenti, oltre 23.000. Ma anche in questo caso si rileva un netto calo, pari al 58% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Ecco come è andato il mese di maggio a Pola, analizzando i dati suddivisi per tipologia di struttura ricettiva. A registrare i risultati peggiori sono stati i campeggi, perché come già detto il tempo non è stato favorevole e i campeggiatori tendono a spostarsi dove il clima è più stabile. Anche le strutture che offrono solo pernottamento, come gli alloggi privati, gli appartamenti familiari e i villaggi turistici, hanno risentito del calo. Le strutture che hanno ottenuto i risultati migliori invece sono stati gli hotel, ovvero le cosiddette strutture fisse, che hanno registrato un aumento del 2%. Questo perché oltre all'alloggio offrono servizi aggiuntivi e i turisti hanno quindi scelto di soggiornare lì, potendo contare su un'offerta più completa anche in caso di maltempo. Migliaia di motociclisti da tutto il mondo si sono riuniti lo scorso fine settimana in Istria al leggendario raduno europeo Harley Davidson Rally. Dai classici scintillanti agli esemplari unici di moto pulsava la passione per la libertà e la condivisione e Medolino e Pola hanno confermato il loro ruolo di eccellenti padroni di casa di uno spettacolo motociclistico indimenticabile. All'incontro, che è durato da giovedì a domenica, il programma ha incluso tutto ciò che Harley Davidson simboleggia: libertà sulla strada, passione per la moto e un forte senso di comunità. I visitatori hanno partecipato a giri dimostrativi, provato l'esperienza off-road panamericana, visitato l'esposizione museale e le mostre di modelli vecchi e nuovi e seguito il custom bike show e gli allenamenti in moto. Le serate erano riservate ai concerti di gruppi musicali locali e stranieri, mentre il culmine della giornata di sabato è stata l'imponente sfilata con ben 2500 motociclette che, tra le ovazioni del pubblico, ha trasformato le strade istriane in una vivace parata della libertà. L'Istria fin dal mattino pullulava di curiosi e amanti delle Harley, mentre i motociclisti da tutto il mondo scoprivano le bellezze della storia, della natura e della cultura della vita in Croazia. Pola è tornata ad essere il palcoscenico di una manifestazione unica che unisce il contesto locale a un'icona della letteratura mondiale, James Joyce. L'11ª edizione del Bloomsday è iniziata con la lettura dei brani tratti dal romanzo Ulisse, proprio di fronte al bar che porta il nome del celebre scrittore. Studenti e docenti dell'Università di Pola, rappresentanti della città di Pola e l'ambasciatrice della Repubblica d'Irlanda in Croazia, Sua Eccellenza Wendy Dorman-Smith, hanno dato il loro contributo a questa celebrazione letteraria. Ritengo che sia estremamente importante che una manifestazione come questa si svolga a Pola, perché contribuisce a sviluppare la cooperazione tra la Croazia e l'Irlanda. Un gran numero di ammiratori di James Joyce riconosce quanto sia significativo che questa celebrazione si tenga in un numero sempre maggiore di città. È particolarmente bello che a Pola si svolga da oltre 10 anni.
Ogni anno organizziamo una lettura di Ulisse in diverse lingue, con l'aiuto del professor Grbić nell'ambito del corso di lettura britannica moderna all'università. Leggiamo qui in varie lingue, quindi oggi potrete ascoltarci in giapponese, francese, turco, tedesco e spagnolo. Grazie mille a tutti. Si tratta della giornata internazionale dedicata all'autore di Ulisse, che da oltre 10 anni viene celebrata anche a Pola, città in cui James Joyce visse e scrisse per un certo periodo. Nell'ambito della manifestazione, domenica 15 giugno, si è tenuta una passeggiata intitolata Sui passi di James Joyce, condotta in 3 lingue. Il momento culminante dell'evento era lunedì 16 giugno, quando in piazza Foro sono state distribuite ai cittadini delle piantine provenienti da installazioni artistiche, mentre la serata si è conclusa con un incontro letterario presso la Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Pola. L'ospite d'onore è stata la nota scrittrice irlandese Nuala O'Connor, autrice del romanzo Nora, in cui esplora la vita della moglie di James Joyce e il contesto culturale dell'Europa dell'epoca. Da molti anni collaboriamo con la Biblioteca Civica, il Cinema Valli, il Club del Libro Giardini 2 e con l'Università Jure Dobrila. Quest'anno inoltre ci sono anche delle installazioni floreali in piazza Foro, quindi il programma è davvero ricco, con attività sia per bambini che per adulti, così che ognuno può trovare qualcosa di interesse per sé. Pola, dove Joyce soggiornò brevemente come insegnante di lingua inglese, con questa manifestazione conferma il proprio posto nella mappa letteraria mondiale. TG Flash. Domenica 22 giugno alle ore 19 presso la Cisterna in piazza Visinada, la comunità degli italiani di Visinada presenterà lo spettacolo di fine stagione. Si esibiranno il gruppo di ballo creativo Coccinelle, le mini cantanti, il gruppo di danza classica Carlotta Grisi, il coro misto Armonia e la brass band. Lunedì 23 giugno alle ore 20:30 presso Palazzo Bradamante nella Galleria Loggia di Dignano si terrà la mostra annuale del gruppo di ceramica della comunità degli italiani di Dignano, intitolata Versi in terra, poeti dignanesi interpretati in ceramica. Sabato scorso si è svolta a Fiume la 26ª edizione della Fiumanca, una delle regate più importanti del nostro paese, e questa volta ha visto la partecipazione di 130 imbarcazioni a vela. Anche la nostra troupe televisiva ha seguito la regata. Sabato 14 giugno si è tenuta nelle acque di Fiume la 26ª Fiumanca, una delle regate più grandi della Croazia e oltre. Quest'anno erano previsti 2 percorsi, ma a causa del vento debole, tutte le barche hanno raggiunto la boa di Costrena e sono rientrate al traguardo nelle acque del porto di Fiume. La prima a tagliare il traguardo in tempo reale è stata la barca a vela Shockwave 3 Prosecco.doc, timonata da Mitja Kosmina, con un tempo di 15:29:21. Questa barca a vela è stata anche la più veloce alla Fiumanca dello scorso anno. È stata seguita da Molo Longo, mentre la barca a vela Vulcan Nova ha tagliato il traguardo per terza. Anche a questa Fiumanca si è respirata un'atmosfera fantastica, con numerosi partecipanti e spettatori. Soddisfatti anche gli sponsor della regata, tra cui l'ACI. L'ACI è un partner di lunga data della Fiumanca, sebbene da alcuni anni si tratti della società congiunta ACI Gitone. Naturalmente, il partenariato tra l'ACI e la Fiumanca prosegue da molti anni e in vari modi. Quest'anno, tra l'altro, con la partecipazione della nostra barca a vela, l'ACI Sail Club Swan 36, alla Fiumanca. Siamo orgogliosi che il nostro ambasciatore, il famoso sciatore olimpico croato e ora anche famoso e affermato velista Ivica Kostelić, ci veleggi a bordo con il suo giovane equipaggio. In ogni caso, il partnership e la cooperazione continuano. L'ACI ha sostenuto questo progetto fin dall'inizio, nel 2018, con la classe 40. Sono come da anni, in tutte le regate transatlantiche. E guardate, lo sport, almeno per quanto riguarda la vela, ovvero la vela d'altura, la vela oceanica, è uno sport in cui non si può ottenere nulla senza il supporto di sponsor. L'ACI è qui fin dall'inizio e sono molto lieto che siamo riusciti a trovarci in questo settore. Sono contento che l'ACI riconosca progetti di questo tipo, che in qualche modo contribuiscono anche al turismo croato e alla promozione della vela, il che è di eccezionale importanza strategica per l'ACI e per la Croazia. Ed è tutto dal TG, grazie per l'attenzione, buona serata e buon fine settimana.
ritrovati dalla redazione. Era ricercato da giorni, ieri è stato arrestato il complice della rapinatrice della sala slot di Via Giulia, è finito in manette dopo una caccia all'uomo iniziata lunedì, il giorno del raid. Il soggetto, un 42enne nato all'estero, è stato rintracciato dai carabinieri in un'abitazione di Via Orlandini a Trieste dopo 4 giorni di ricerche. L'uomo era stato identificato subito dopo il colpo, quando la sua complice era stata arrestata in flagranza nella sala slot Netwin Palace di Via Giulia. Mentre lei veniva ammanettata, lui era riuscito a scappare con gran parte della refurtiva, circa 1.000 euro prelevati poco prima dal fondo cassa. Un'altra lite in zona Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste, conclusasi con un ferito e una denuncia, il tutto amplificato dai fumi dell'alcol. È successo in piazza di Antonio Fonda Savio, tra Piazza della Borsa e Piazza dell'Unità d'Italia, alle 3 del mattino. Stando a quanto riferito alla polizia dalle persone presenti, un uomo ubriaco avrebbe spintonato il ferito e da questo sarebbe scaturita una colluttazione. I due si sarebbero quindi presi a schiaffi finché il ragazzo non è caduto a terra, perdendo conoscenza. L'uomo in stato di alterazione avrebbe quindi prestato le prime cure fino all'arrivo dell'ambulanza del 118. Sul posto è arrivata anche la polizia, che ha denunciato il presunto aggressore per lesioni personali. Se la sono cavata con ferite non gravi ai 3 occupanti di una Citroen C3 e di una Renault Scenic entrati in collisioni frontalmente in via Brassa, Gorizia. Sul posto il personale sanitario della Croce Verde Goriziana, una pattuglia della polizia locale e i vigili del fuoco. Ingenti danni alle vetture, tanti detriti a terra. Per permettere ai soccorritori di lavorare agevolmente, via Italico Brassi è stata chiusa alle auto, con il traffico fatto defluire lungo strade alternative. I dispositivi di sicurezza delle 2 auto coinvolte hanno limitato le conseguenze per gli occupanti. Il caso di Liliana Restinovic lunedì arriva in aula alle 9.30, verrà assunta la testimonianza di Claudio Sterpin in ordine ai fatti di omicidio per i quali si procede, così indicava la PM Ilaria Iozzi nella richiesta di incidente probatorio poi accolta dalla GIP Flavia Mangiante, nonché in generale in ordine ai rapporti intrattenuti dallo stesso con la vittima, i rapporti intercorsi tra lei e il marito Sebastiano Visintin e tra i coniugi e la loro cerchia di amici. Diamo uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Cielo variabile sulla zona montana, da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa. Nel pomeriggio non si esclude qualche locale rovescio su Alpi e Prealpi Carniche, specie verso il Cadore. Fino alle ore centrali, bora moderata sulla fascia orientale e sulla costa, con raffiche anche sostenute a Trieste, poi Brezza. Temperature minime in pianura fra 19 e 22, le massime fra 30 e 32 gradi, sulla costa minime fra 22 e 24, le massime fra 28 e 31 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.
Pace e bene, cari amici e amiche, ci ritroviamo insieme per la preghiera di mezzogiorno. Lascio un istante di silenzio in cui portiamo il silenzio dentro di noi per prepararci alla preghiera. Facciamo insieme il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, irradi di luce il mattino e accendi di fuochi il meriggio. Tu placa le tristi contese, estingui la fiamma dell'ira, infondi vigore alle membra, ai cuori concedi la pace. Sia gloria al Padre ed al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore sia lode nei secoli eterni. Amen. Preghiamo l'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invocazione allo Spirito Santo. Vieni, o Spirito, Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi Pace sette a doni, questa casa e ai suscita suoi in noi abitanti. la parola, Prepariamo- sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite con il balsamo del tuo amore, difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Preghiamo. Esaudisci, o Dio instancabile amore, i desideri della tua Chiesa in preghiera. Proteggila, confortala adesso con i doni della tua provvidenza e preparale in cielo il tesoro dell'eternità beata.
per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti auguro un buon pomeriggio e un buon proseguimento della tua giornata. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te. Pace a questa casa e ai suoi abitanti. A ricevere la benedizione per le vostre case e per tutti voi. Amici e amiche. Carissimi amici, io sono Fra Stefano e siamo ormai diventati una grande e bellissima famiglia. Voi tutti i giorni lasciate entrare nelle vostre case per la preghiera quotidiana e per l'ascolto del Vangelo. Mi piacerebbe davvero molto potervi incontrare di persona, ma evidentemente non è possibile. Ci incontriamo allora attraverso il nostro canale di YouTube. Quindi disponiamoci a ricevere la benedizione per le vostre famiglie, per le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con questa benedizione è Gesù stesso che entra nelle vostre case e vi porta la sua gioia e la sua pace. La lettura della parola di Dio e la preghiera della Chiesa sono un segno particolare della sua presenza in mezzo a noi. La grazia dello Spirito Santo disponga i nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù che viene a parlarci e a rianimare la nostra fede. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrate in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Curate i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, Cristo è risorto e ci riempie della gioia pasquale. Animati dal suo Spirito Santo rivolgiamo la nostra preghiera a Lui, che il Padre ha costituito principio e fondamento della nostra fede e nell'amore. Preghiamo insieme, ripetiamo: resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Signore Gesù Cristo, che dopo la risurrezione ti sei manifestato ai discepoli e li hai allietati con il dono della pace, fa che questa famiglia, aderendo a te con tutto il cuore, gusti la gioia della tua presenza. Resta con noi, Signore. Tu che dall'umiliazione della croce sei giunto alla gioia della risurrezione, fa che tra le prove quotidiane i membri di questa famiglia si uniscano sempre più nel vincolo dell'amore. Resta con noi, Signore. Tu che sedendo a tavola con i discepoli ti sei fatto riconoscere nell'atto di spezzare il pane, fa che questa famiglia, partecipando alla celebrazione dell'Eucaristia, rafforzi la sua fede e renda testimonianza del suo amore. Resta con noi, Signore. Tu che hai riempito con la potenza dello Spirito Santo la casa in cui erano riuniti i discepoli con Maria tua madre, manda il tuo Spirito anche su questa casa, su questa famiglia, perché si arricchisca nella pace e nella gioia pasquale. Resta con noi, Signore. E ora preghiamo con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso è arrivato il momento della preghiera di benedizione per la casa. Preghiamo. Assisti e benedici, Signore, i tuoi figli che vivono in questa casa. Fa che quando sono fra le sue mura trovino in te il loro rifugio. Quando escono, il loro compagno. Quando rientrano, il loro ospite ed amico, e al termine dei loro giorni siano accolti nella dimora che tu stesso prepari nella casa del Padre. A Lui sia gloria nei secoli dei secoli. E per intercessione di Santa Maria e di San Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente scenda su questa casa e su quanti vi abitano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Cristo regni nei nostri cuori e la sua parola dimori abbondantemente in noi, perché qualunque cosa facciamo, in parole e in opere, possiamo compierla nel nome del Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vi ringrazio per avermi accolto nella vostra casa, ma soprattutto perché avete voluto accogliere la benedizione di Dio per voi e per gli ambienti in cui vivete. Vi saluto e vi abbraccio fraternamente. Ciao ciao e abbi cura di te.
si preparano prima le cose. Sì. Non è facile essere professionali, bisogna pensarci.
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Prega per noi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Prega per noi. 25.5.2025. Draga djeco, u ovom milosnom vremenu pozivam vas da budete ljudi nade, mira i radosti. Da bi svaki čovjek bio mirotvorac i ljubitelj života. Molite dječice Duha Svetoga da vas ispuni snagom svoga Svetoga Duha, hrabrosti i predanja. I ovo vrijeme će vam biti dar i hoz u svetosti prema životu vječnomu. Ja sam s vama i ljubim vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Svjetla razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist na rijeci Jordani kršten bio. 하늘에 계신 우리 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 영광이 성부와 성자와 성령께 Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 평화에 모여 Prega per noi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Zdravo, zdravo, zdravo Mario, zdravo, zdravo, zdravo Mario. U drugom otajstvu svijeta razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani Galilejskoj prvo čudo napravio pretvorivši vodu u vino. Отче наш, что есть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Радуйся, Марія, благодаті
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Радуйся, Мария, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Kraljice i Majko mira, Prega per noi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, zdravo, zdravo, zdravo Mario, zdravo, zdravo, zdravo Mario. U trećem otajstvu svjetla razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist namjestio kraljevstvo nebesko i na obraćenje nas poslao. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O my Jesus, Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, bravo, bravo, bravo Mario, bravo, bravo, bravo Mario. U četvrtom otajstvu svjetla razmišljat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist na gori Taboru preobrazi. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. مجد الآب والابن والروح القدس. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, zdravo, zdravo, zdravo Mario, zdravo, zdravo, zdravo Mario. U petom o tajstvu svjetla razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Kristus stanovio Euharistiju. Oče naš, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Mario, milosti
moja Gospodina i kliče duh moj Bogu mom i Spasitelju. To pogleda na neznatno službenice svoje, ostaće me evo svi naraštaji zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesili, sveto ime njegovo, od koljena do koljena dobrota je njegova, nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši okolicu omižene. Silne baci s prijestolja, a uzvisi neznatne, gladne napoli dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima naši, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, preservaci dal očuvaj nas fuoco od patrenog dell'inferno, ognja, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua kojima je najveća misericordia. potreba Boga milosrđa. Kraljice mira, Prega per noi. zdravo kraljice, Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pio, o dolce Vergine Maria. Majko milosrđa, ti od đavla nas obrani, na času smrti ti nas primi. Začeće tvoje neoskvrnjeno, prečista Bogorodice, veselje navijesti svemu svijetu, jer je od tebe isteklo sunce pravde, Isus Bog naš, koji odriješivši prokletstvo, dade blagoslov i smetavši smrt, dade nam život vječni. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, Sine oskupitelju svijeta Bože, duše sveti Bože, sveto trojstvo jedan Bože, sveta Marijo, sveta Bogorodice, sveta Djevo Djevica, Majko Kristova, Majko Crkve, Majko Božje milosti, Majko Previstra, Majko Prečista, Majko neoskvrnjena, Majko nepovrijeđena, Majko ljubesna, Majko divna, Majko dobrog savjeta, Majko stvoriteljeva, Majko spasiteljeva, Djevice premudra, Djevice časna, Djevice hvale dostojna, Djevice moguća, Djevice milostiva, Djevice vjerna, ogledalo pravde, prijestolje mudrosti, uzroče naše radosti, posudo duhovna, posudo poštovana, posudo uzorne pobožnosti, ružo otajstvena, to
prega per noi, skrinjo zavjetna, prega per noi, vrata nebeska, prega per noi, zvijezdo jutarnja, prega per noi, zdravlje bolesnih, prega per noi, utočište grešnika, prega per noi, utjeho žalostnih, prega per noi, pomoćnice kršćana, prega per noi, kraljice anđela, prega per noi, kraljice patrijarha, prega per noi, kraljice proroka, prega per noi, kraljice apostola, prega per noi, kraljice mučenika, prega per noi, kraljice priznavalaca, prega per noi, kraljice djevica, prega per noi, kraljice sviju sveti, prega per noi, kraljice bez grijeha istočnog začeta, prega per noi, kraljice na nebo uznesena, prega per noi, kraljice svete krunice, prega per noi, kraljice obitelji, prega per noi, kraljice mira, prega per noi, kraljice Franjevačkog reda, prega per noi, jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine. Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine. Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiri nas Gospodine. Moli za nas, Sveta Bogorodice. che siamo degni delle promesse di Cristo. Pomolimo se, dopusti nama slugama svojim, molimo Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije Vasadjelice izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Molitva Svetog Franje za mir. Gospodine, učini me oruđem svoga mira, gdje je mržnja da donosi ljubav, gdje je uvreda da donosi praštanje, gdje je nesloga da donosim jedinstvo, gdje je zabluda da donosim istinu, gdje je sumnja da donosim vjeru, gdje je očaj da donosim nadu, gdje je tama da donosim svjetlo, gdje je žalost da donosim radost. Gospodine, učini da ne tražim da me tješe, nego da ja tješim druge, da ne zahtijevam da me razumiju, nego da se trudim razumjeti druge. Da ne tražim samo da me ljube, nego da i ja ljubim druge. Jer tko se daruje, prima, tko prašta, bit će mu oprošteno, i tko umire sebi, rađa se za vječni život. Amen. Saint Francis' prayer for peace. Lord, make me an instrument of your peace. Where there's hatred, let me sow love. Where there's injury, pardon. Where there's doubt, faith. Where there's despair, hope. Where there's darkness, light. Where there's sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. Amen. Za vrijeme ukazanja, kad je Gospa došla, ja sam preporučila sve nas, sve naše nakane i sve ono što imamo u srcu i ljude koji se priporučuju naše molitve. Na poseban način molila sam Gospu za mir, da ona pred svojim Sinom Isusom zagovara za nas, za mir u našim srcima, za mir u našim obiteljima i za mir u čitavom svijetu. Gospa nas je sve gledala, dugo je molila nad nama, blagoslovila i otišla u nebo. During the moment of the apparition, I recommended to Our Lady all of us, all of our intentions, everything that we carry in our hearts, and all those that asked us to pray for them. In a special way, I asked the Blessed Virgin Mary to intercede in front of her Son for peace in the world, for peace in our hearts, peace in our families, and peace in the whole world. Our Lady looked at all of us for a long time, and she prayed for all of us for a long time, and she blessed
blessed us all. And after that, she blessed us with the sign of the cross, and she went into heaven. Razem z tymi święcienikami, tutti sacerdoti insieme benediciamo Dominus Vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Molis regas. Bravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, 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 Marijo, zdravo, 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 Marijo, zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, 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 Marijo, zdravo, 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 Marijo, Gospa majka moja, kraljica mira, Gospa majka moja, kraljica mira, Gospa majka moja ti, Gospa majka moja ti, Gospa majka moja, kraljica mira, Gospa majka moja, kraljica mira, Gospa majka moja ti, Gospa majka moja ti, Gospa majka moja, kraljica mira, Gospa moja, kraljica mira, Gospa majka moja ti, Gospa majka moja ti, kraljice mira. La prossima edizione del notiziario, tra meno di 2 minuti, su Euronews.
bardă inelată cu inel alb, inel 8471.